Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione. Avevamo il dubbio se farla o meno, però volevo farmi ringraziare da Lara in diretta perché finalmente l'ho portata nel posto che amava, quindi l'analisi è una scusa per farla parlare. Cimitero forever. E ringraziarmi davanti a tutti. No, pensavo ringraziarmi per essere venuti a casa con uno yacht stupendo. Box, e giù l'abbiamo parcheggiato giù, sì. Esatto. Poi con la canna dell'acqua ogni tanto gli diamo un po' d'acqua così. Esatto. Ecco, a parte il finale paradisiaco e sognante, sì. Ecco, tutto quello che è successo prima è veramente stato da una parte curioso, da una parte meraviglioso, ma sì. da una parte uno schifo un perché... degrado così non ce lo si aspetta. Non ce lo si proprio. aspetta, e pensare che questo paese che tanto viene visitato, viene amato non solo dagli italiani ma anche da chi ci viene a trovare da più lontano, sia ridotto in questo modo, sì. Le sue bellezze siano ridotte in questo modo, ecco, fa male. Oltretutto quello che dicevo durante l'ispezione, la ripeto, non si può dire dell'Italia che è bella solo perché c'è il Colosseo, la Torre di Pisa o il Duomo di Milano. No, cioè, ci sono anche queste cose. Ci sono realtà meravigliose ovunque. L'Italia è la patria dell'arte, della cultura, di tutto quello che volete, e vedere un degrado del genere in un luogo sacro fa male, fa veramente male. Sì. E cioè, come dicevo nel video, è un museo, ogni cimitero è un piccolo grande museo a cielo aperto, e vederlo così è triste. È triste. Io mi auguro, scusate, immagino che, e come abbiamo detto, le denunce ci sono state, le persone, i familiari di quella gente, ma chissà quante denunce ha fatto. Sì, eppure mi sembra che per lavarsi la coscienza, insomma, coloro i quali gestiscono, insomma, l'amministrazione comunale di Genova abbiano così investito 500.000 euro, ma capite bene che con quei soldi occorre un lavoro non si aggiusta neanche il cancello d'ingresso. Occorre un lavoro immane, perché cioè, la natura ha seguito il suo corso, ha rovinato, pur non volendolo, perché non è colpa sua, ma ha divelto tombe, tutto, avete visto. Poi gli stupidi ci hanno messo del loro, perché sicuramente quelli che vanno a prendere non solo, ma anche magari reperti del tipo la statua, il marmo e questo e quell'altro, senza contare quelli che vanno a farci stupidate, i tipo riti o messe nere o pseudo riti della domenica. Esatto. Per cui è stato, cioè, un vero colpo vederlo così. Sì. Io che poi ho questa predisposizione. Sì, non lo so. Tra l'altro siamo vestiti di nero tutte e due, ci siamo, esatto. No, non so che cosa mi porta a questo. È una cosa che mi lega alla mia infanzia, alla mia nonna. Io quando entro in cimitero respiro, ma non è la prima volta che mi succede in indagine. Non è la prima volta. No, per niente. Non è la prima siamo volta. andati con Dida al cimitero. Sì, ma proprio quando non so il perché. Pensate che la stessa reazione l'ho avuta io quando ho visto lo yacht. Le ho detto: tu vai pure e portami al cimitero. Dico va bene. Sì, l'unica cosa era che era nero ed era, forse sì. Esatto. Tornando a Bomba, che cosa è successo lì? Io direi quasi niente a livello di paranormale, anche se un paio di cose mi hanno lasciato un po' di stucco, a partire dalla primissima, che non vi abbiamo ripreso perché avevamo ancora le telecamere. Ma anche perché ci stavamo incamminando, non avevamo ancora... Perché come vi ricordiamo, come abbiamo detto nel video, scusate, per arrivare a quel cimitero abbandonato bisogna passare da un cimitero normale. Si entra normalmente, c'erano le persone che stavano portando i fiori ai loro cari, per cui poi da lì c'è una sorta di sentiero da cui un tempo si saliva. E soltanto che lì, ecco, una volta arrivati lì c'erano persone che andavano avanti e indietro con i fiori eccetera, però vista l'ora che era mezzogiorno e un quarto, ecco, si era a un certo punto svuotato tutto, perché giustamente la gente va a pranzo. Però mentre io stavo trafficando nello zaino, Lara era davanti, io ero dietro, ho sentito una botta allucinante e provenire da una tomba dietro, che ricordiamo tomba attiva, recente, recente, esatto. facente parte del cimitero nuovo, ecco.
E già lì la prima stranezza, insomma, è arrivata, però non diamo la colpa a nessuno, magari era un gatto che passava da quelle parti, insomma. Sì. Poi quando siamo saliti, ragazzi, e lì c'è stato un mugugno particolare. Il mugugno, e prima ancora quella specie di rumore strano dopo forse, sai? Adesso non mi ricordo Sì. bene la tempistica, però fatto sta che ci sono stati questi rumori che ci hanno fatto fermare e guardarci per cercare di capire che cosa poteva essere Sembravano stato. quasi delle pietre spostate. Voi capite bene che eravamo in mezzo a pietre divelte sotto le quali c'erano le tombe. Quindi ovviamente con molta fantasia abbiamo fatto 1+1, abbiamo detto caspita, se si sposta un sasso, ecco, capisci, insomma, capite bene non che era simpatico. Ecco, in quel momento lì, insomma, non era c'è simpatico. venuto un po' un brivido alla schiena. Esatto, poi i motivi potrebbero essere assolutamente i più numerosi possibili. Il K2 che ha avuto il suo momentino. Perché hai guardato di là, non c'è il K2? Lo so, mi sono girata. C'è pianoforte, lo dire adesso. Ok. Scusate. Adesso mi fai. No, il K2 si è illuminato. Mi sono girata per dirti. Ok. Va bene. Scusate. Beep, ok. Allora il K2 si è illuminato, però abbiamo detto anche che Genova era lì. Sì. Cioè eravamo dentro Genova e ad occhio nudo si vedevano veramente dei cavi dell'alta tensione. Sì, c'erano ripetitori, c'erano i cavi dell'alta tensione. E sotto c'è il cimitero attivo, quindi poi con tutti i contatori su e insomma quello che ne consegue. Sì, la luce che arriva alle varie tombe per le lucine sempre eterne, per cui insomma ci sono queste. La contaminazione, per quanto si fosse in collina, poteva anche esserci, per cui esatto. E la cosa bella, la questione della versione romanzata, è il fatto che si sia illuminato vicino alla tomba di quel soldato. Giusto. Era e poi domanda-risposta. E poi domanda-risposta, esatto. Ed è stato insomma suggestivo forse non è la parola giusta, però insomma è stato particolare. Per il resto, ragazzi, noi stiamo cercando di stemperare, però effettivamente tornando. Scusate se ogni tanto usciamo con queste battute. Sì, però è anche veramente per stemperare, perché poi tornando da quel posto lì ovviamente eravamo affascinati ma anche molto tristi, insomma. Sì, no, perché vedere veramente vedere una situazione del genere faceva piangere il cuore, perché era bellissimo, era davvero bello, ma vederlo così. Esatto. Poi tra l'altro questo Lara non lo sa, però nel scendere insomma da questa strada che da Genova centro porta proprio lì in collina, io a ogni tornante guardavo su e riuscivo a intravedere più o meno quelle che erano le costruzioni, le tombe viste le cappelle, quelle un po' e dicevo, com'è possibile che qui dove sono adesso io in macchina vedo così tanto degrado e 20 metri sotto c'è l'acquario di Genova con i bambini che corrono e i centri commerciali, i negozi e tutto. È questo che non riesco a spiegarmi, come sono in una quelle società civile, esatto, in una società civile possono esserci ancora queste differenze che non stanno né in cielo né in terra, insomma, quindi vabbè, sono cose, sono riflessioni a cuore aperto che facciamo con voi, perché ormai siete una sorta di famiglia, insomma, quindi è bello parlare a voi come se parlassimo seduti sul divano. Va bene, direi che non c'è altro da dire. Devi aggiungere qualcosa? Che era buona la focaccia. Ah sì, quella sì, soprattutto sulla nave era ancora più buona. Ancora più buona, sì, infatti abbiamo fatto una crociera. Avete presente quelle crociere lampo? Sì, guardarla che poi adesso vi racconto una cosa che Lara non sa, cioè lo sa perché è colpa sua se è successa, però non sa che lo sto per dire. Cioè lei quando siamo arrivati ha detto caspita com'è grande quella nave da crociera, poi semmai finita la giornata prima di ritirarci andiamo a vederla da vicino, mi ha fatto fare 70 km a piedi. Non t'ho fatto fare io 70 km a piedi. Eravamo quasi ad Imperia a piedi, insomma, per vedere una cosa che poi alla fine abbiamo visto davanti facendo mezzo metro dal parcheggio. Quindi, ma non è colpa mia, anche perché mia. Lo so, però tu Genova la conoscevi meglio di me, ecco, andiamo di là. Quando siamo arrivati là non potevamo vedere la super mega nave. Ho visto la dogana francese e per poi non vedere niente. Non è vero. Allora la nave gigante non l'abbiamo, da crociera, proprio una cosa, cioè a me è venuta l'angoscia.
non siamo riusciti a vedere da vicino. Quando alla fine abbiamo visto i traghetti, la nave non c'era manco più, è partita nel frattempo, ma non è perché da Imperi a Genova a piedi ne sono arrivate altre 7 nel Questa frattempo. è una scusa, anzi me la prendo buona in modo tale che, allora ok, colpa mia che abbiamo fatto 50 km a piedi, 70 mi porti in crociera, sì. Per così la vediamo da vicino. Quindi, perché non ci siamo andati in crociera, qualcuno sì. la sera quella sera lì abbiamo messo gli short e qualcuno ha creduto che noi fossimo andati veramente in crociera. No, cioè proprio. Ragazzi, sono disoccupato da maggio, per cui non c'ho neanche i soldi per comprare il prosciutto, figuriamoci se posso andare in crociera, cioè, capite? Quindi adesso la nave la voglio vedere da vicino. Ok, adesso affittiamo Love Boat. È l'analisi più lunga del mondo. È l'analisi più lunga del mondo su cosa? Su niente. Sulla focaccia e sui 50 km che... Va bene, alla prossima. Ciao. Ciao.